Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi volevo presentarvi la Bravo Snorkel, azienda spagnola. Come sapete, come avete visto in rete, qualcuno è già arrivato, qualcuno in attesa. Sul sito, se non sbaglio, è già esaurito, quindi le scorte sono davvero limitate. Io ovviamente sulla mia auto non potrò montarlo perché avendo già lo snorkel, quello classico forato e in più con la doppia batteria, non posso montare questo tipo di snorkel. Quindi per chi ha appunto seconda batteria, chi ha per dire tipo io avendo il paraurti col verricello della Master Forest, ho i solenoidi posizionati dietro la batteria principale, quindi diciamo che lì è dove passa tutto. Quindi la zona libera da tenere è quella dietro la batteria, perché lo snorkel, come penso ormai conoscete, visto e atteso, e anche sul loro Instagram avete potuto vedere lo schema tecnico di come verrebbe installato. Viene tolto un pezzo della carrozzeria e verrà sostituito con lo snorkel che appunto si metterà lì. Poi c'è il tubo che entrerà dentro la macchina, quindi dietro la batteria, che poi scorrerà tra la centralina e la batteria, quindi dove c'è il filtro originale, e poi si andrà a collegare. Quindi vi dico, prima di comprarlo, verificate che voi non avete installato altre cose in queste posizioni qua, perché se no, come nel mio caso, non potete montarlo. Ora adesso lo apriamo insieme per vedere, perché anch'io non l'ho ancora aperto, e vediamo un po' cosa c'è nella confezione. Questo è il pacco che vi arriverà a casa, quindi molto piccolo, perché appunto avendo soltanto il pezzo, diciamo, dal boccaglio che scende e poi entra in auto, quindi davvero piccolino. Intanto potete vedere che, a parte essere, vabbè, certificato Europa, però come sappiamo per montare questi dispositivi qua devono essere comunque omologati. Abbiamo comunque 5 anni di garanzia sul prodotto, quindi nel caso di crepe, rotture, ovviamente non date da noi ma che problemi suoi, abbiamo comunque 5 anni che non sono male. Dato che comunque anche il prezzo è in linea con altri marchi blasonati, famosi, per quanto riguarda il classico snorkel che si va a forare la carrozzeria. Meno qua non si fora niente. E niente, adesso vediamo cosa c'è al suo interno. Diciamo, tira fuori tutto quello che c'è al suo interno. Semplici. Abbiamo la testa, il boccaglio con la sua griglia che semplicemente è incastro. Questo è proprio lo snorkel in sé. Come potete vedere abbiamo l'ingresso che entra già nel cofano motore. Questa è la parte che noi vedremo all'esterno della nostra auto. Poi abbiamo il tubo, quindi lo snodo che si collega ovviamente dalla parte interna dello snorkel al filtro originale dell'auto. E poi abbiamo una serie di fascette e accessori. Di quello che c'era nella confezione l'abbiamo visto. Io direi adesso di spostarci sull'auto e iniziare l'installazione. Come primo passaggio rimuoviamo i tergicristalli, perché appunto andrà rimossa la, diciamo, paratia al di sotto, e quindi per estrarla bisognerà rimuovere i tergicristalli. Una volta rimossi i tergicristalli apriamo il cofano e andiamo a togliere queste clip che sono presenti all'anteriore, come appunto vedete. Semplicemente con un cacciavite le andremo a rimuovere. Una volta rimosse, con un leverino di plastica, ovviamente di plastica, andremo a fare un po' di leva, perché è soltanto incastrato con tipo quei chiodini bianchi, quindi
Basta fare un po' di leva e si andrà a sganciare. Ovviamente ricordate che al di sotto ci sono i tubi dell'acqua, quindi non verrà via se non li scollegherete, ecco. Una volta che avete rimosso appunto la paratia spostata, adesso qua dovremmo semplicemente rimuovere questa vite e questa clip nera, che ovviamente è sempre roba originale che troverete nell'auto. Andrà rimossa la vite appunto che sarà dietro alla portiera, cioè quando apriamo la portiera ci sarà una semplice vite a croce. Una volta che abbiamo appunto rimosso la vite e tutto, andremo a togliere la nostra copertura. Per eliminare, cioè per togliere la copertura, ci sono questi due gancini, come potete vedere, che andranno spinti da sotto, cioè da sotto sopra, con appunto il leverino di plastica, perché una volta svitati dovrete fare appunto questa leva qua, ecco. Poi andremo a rimuovere questo pezzo di plastica originale che è semplicemente avvitato, come potete vedere, e appunto andrà rimosso. Ovviamente sono pezzi che andranno tenuti. Ora dovremmo rimuovere anche la vite originale della macchina, perché poi ci servirà appunto per il dopo, cioè ci servirà questo foro. Andremo anche a eliminare questo pezzo di plastica che è sempre originale, perché poi appunto dovremmo piegare questa parte qua. Io ho usato sia la pinza che anche un martello di gomma, e comunque quella parte qua deve essere piatta, ecco, come fanno vedere comunque le istruzioni, come spiegano le istruzioni. Una volta che abbiamo appunto sketchato quella parte lì, dovremo eliminare questo pezzo di plastica che si trova sopra diciamo all'entrata di dove entrerà lo snorkel. Questo è un semplice pezzo di plastica, quindi con un taglierino riuscirete a rimuoverlo. State comunque sempre attenti, perché è in una posizione un po' scomoda, ecco. Una volta che abbiamo eliminato quella parte di plastica, dovremo anche eliminare questa staffa originale. Io ho usato un Dremel, quel disco, per tagliare appunto questa piastra che vedete. Una volta tagliata, comunque dategli sempre una limata e un ritocco con la vernice. Una volta che abbiamo rimosso quella parte lì, dovremo fare il foro dove poi andrà inserito il filetto rivettato, ecco, il rivetto filettato, scusate. Come sempre vari passaggi per allargare il foro. Per fare questo foro qua ovviamente dovrete prendere le misure dallo snorkel, oppure appoggiarlo direttamente e segnarlo con qualcosa, così da fare il foro nel punto giusto. Una volta che avrete fatto appunto il foro eccetera, dovremo applicare il nostro rivetto, che ovviamente per mettere il rivetto servirà la rivettatrice filettata, che se non l'avete vi consiglio di andare da un carrozziere o da un meccanico per installare lo snorkel, perché se no rimarrete fermi in questo punto qua, ecco. Una volta rivettato il filetto sotto, passiamo alla parte sopra, che anche qua andrà allargato il foro per mettere il secondo rivetto filettato. Semplicemente, come avete visto, si allarga, si mette il rivetto e basta. Fatto tutti i passaggi di preparazione, ora facciamo passare lo snorkel e lo
possiamo avvitare. Questa è la vite data in dotazione, una come avete visto è quello che abbiamo creato noi di foro e, e l'altra è quella originale. Vi ricordo che loro consigliano, anzi dicono di togliere il cofano. Noi l'abbiamo svitato solo da un lato e inserito lo snorkel e poi riavvitato senza proprio rimuoverlo del tutto. Ovviamente dovete essere almeno in due per fare questo tipo di lavoro per non rischiare danni al veicolo. Una volta che abbiamo stretto le due viti laterali, passiamo alle viti superiori, che anche qua una vite era originale e l'altra è quella che abbiamo creato noi di foro con il rivetto. La staffa data in dotazione che si fissa allo snorkel e poi andiamo a fissarla a questi due punti di fissaggio come ho appena detto. Ci sono dei pezzi di plastica, come potete vedere, che è l'originale che vi si infilerà alla nostra paratia che abbiamo rimosso prima, quindi ricordate di metterla. Ora passiamo all'interno del cofano. Cominciamo a svitare le nostre due viti, che sono quelle che tengono la parte del filtro, cioè dell'aspirazione, che va al filtro dell'aria. Sono le due semplici viti qua, come potete vedere. Svitate questo, la parte qua si sgancerà e poi dovremo rimuovere l'altro lato, che è proprio quello che si incastra dentro alla scatola filtro. Sarà un po', diciamo, dura da rimuovere perché è bella incastrata, però facendo leva con, io in questo caso uso un cacciavite piatto, si riesce a rimuovere. Rimosso il tubo, possiamo inserire il nostro adattatore che viene dato in dotazione, che appunto serve per inserire un tubo più grande. Poi sopra la centralina mettiamo questa piastra che sempre in dotazione viene data, che servirà per tenere fisso il tubo che andrà dallo snorkel alla nostra entrata della scatola filtro. Eh, Viene appunto dato tutto in dotazione, viene fissato semplicemente con un bullone dado e una fascetta che terrà il tutto. Una volta che abbiamo stretto la nostra staffa di prima sulla centralina, ora possiamo mettere il nostro tubo flessibile che va dallo snorkel al filtro. Le fascette, tutte queste cose sono già date in dotazione, quindi semplicemente dovremmo solo avvitare e basta. Ora con la fascetta di plastica data in dotazione, come vedete, questa è la staffa che abbiamo messo prima, serve solo per tenere il tubo, ecco, perché sennò andrebbe in giro, farebbe rumore e basta. Quindi la procedura di installazione si può dire terminata, se non per l'inserimento dell'ultimo pezzo. Ultima parte che viene messa è il cappello,
che anche qua con la sua fascetta si andrà semplicemente a posizionare per poi stringere. Una volta che abbiamo installato il cappello, cioè l'ultima parte, abbiamo praticamente finito il tutto. Come potete vedere è tutto al suo posto, non si vede, sembra proprio un pezzo originale della macchina, quindi credo che sia uno degli snorkel al momento più belli in commercio per chi appunto ha spazi per metterlo, non come me che non ce li ho. E niente, quindi spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale, alla prossima e grazie.